Oggi vi faccio vedere come preparare char siu, maiale brasato che è molto conosciuto per il ramen. Ho pubblicato già 2 video ricette di char siu e sono 2 ricette diverse. Una è in umido e un'altra è al forno e questa volta in versione brasata. Gli ingredienti sono la parte pancetta del maiale, aglio, zenzero, mirin, salsa di soia e sake. Questa è una ricetta da 5 o 6 porzioni come un piatto normale, invece per mettere sul ramen circa 12 o 14 porzioni. Abbiamo 600 g di pancetta cruda. Asciughiamo l'umidità che c'è sulla carne con la carta assorbente. La tagliamo a metà. Prepariamo 2 cucchiaini di grattugiato di zenzero e 2 cucchiaini di grattugiato di aglio. Prepariamo una padella antiaderente non tanto grande. Questa che vedete ha un diametro 23 cm, però va bene anche leggermente più piccola, importante che sia un po' altina. Mettiamo la pancetta di maiale, accendiamo il fuoco medio. Cuciniamo per farla avere leggera bruciacchiatura. Quando avrà il colore così la giriamo. Uscirà tanto grasso dalla pancetta, quindi lo eliminiamo con la carta assorbente, altrimenti possiamo metterlo nella ciotola e facendolo raffreddare diventa il lard e sarà utile per fare riso saltato o verdure saltate. Quando avranno il colore di leggera bruciacchiatura anche un'altra parte, facciamo stessa cosa anche ai tutti i lati. Il grasso uscirà di continuo e lo asciughiamo con la carta assorbente. Il fuoco manteniamo sempre al medio. Dopo che abbiamo fatto bruciacchiare tutti i lati della pancetta di maiale, spegniamo il fuoco. Nella padella mettiamo questo liquido fatto con 200 ml d'acqua, 80 ml di salsa di soia, 80 ml di sake e 80 ml di mirin. Tutti gli ingredienti e le dosi come al solito lascerò nella descrizione. Mettiamo anche 2 cucchiaini di grattugiato di zenzero e 2 cucchiaini di grattugiato di aglio. Dopo che abbiamo mescolato, accendiamo il fuoco al medio. Prepariamo un coperchio fatto con carta assorbente. Facciamo piccolo buco al centro e tagliamo 4 angoli per fare rotondo e lo copriamo la pancetta con questa carta assorbente e copriamo la padella con il vero coperchio. Quando comincia a bollire il liquido abbassiamo il fuoco leggermente, quindi dal fuoco medio al medio basso. Dopo 10 minuti scopriamo questa carta molto delicatamente e rovesciamo la pancetta. Anche un altro pezzo facciamo stessa cosa e non dimentichiamo di coprirla con la carta assorbente. Rimettiamo il coperchio e cuciniamo altri 10 minuti. Quando sono passati altri 10 minuti, apriamo il coperchio, raccogliamo la salsa con un cucchiaio inclinando la padella e la bagniamo sulla carne per qualche minuto. Spegniamo il fuoco e lasciamo attiepidire la carne. Nel frattempo continuiamo a bagnare sulla superficie della carne con la salsa. Prepariamo il sacchetto pulito per alimentari e eliminiamo carta assorbente sgocciolando la salsa. Mettiamo la carne nel sacchetto e mettiamo anche la salsa. Volendo potete mangiare già così, tagliando sottile la carne, mettete sul piatto la salsa, le stringiamo con la padella un po', facciamo addensare e mettere sulla carne.
Ma per fare diventare ancora più saporito, chiudiamo questo sacchetto cercando di togliere l'aria che c'è nell'interno di sacchetto e lasciamo a riposare almeno mezza giornata. Se state preparando in periodo invernale, preparate di giorno, potete lasciare anche in cucina, non nel frigo. E per la cena tagliate sottile la carne, stendete sul piatto, la salsa restringerete sulla pentolina e mettete sulla carne. Invece se preparerete in estate, metterete nel frigo se anche per qualche ore. Mettiamo sul piatto e mettiamo nel frigo, possiamo conservare anche per 4 o 5 giorni. Sono passati una giornata e mezzo. Voi siete liberi di tirare fuori dal frigo dopo mezza giornata, dopo una giornata, anche dopo 2-3 giorni. Vi faccio vedere una cosa che si sposa molto bene con chashu. Tagliamo sottilissimo in diagonale i cipollotti. Mettiamo in ammollo nell'acqua fredda. Nel frattempo scaldiamo leggermente questo sacchetto che abbiamo appena tirato fuori dal frigo, così facciamo sciogliere anche il grasso che è diventato bianco. Eliminiamo l'acqua tiepida e apriamo il sacchetto. Eliminiamo l'acqua dai cipollotti, strizziamo bene i cipollotti, li stendiamo sulla carta assorbente. Anche questo piatto asciughiamo che dobbiamo usare. Asciughiamo bene i cipollotti mettendo un'altra carta assorbente sopra e li mettiamo sul piatto. Condiamo con il sale, olio di sesamo e un po' di peperoncino al polvere coreano. Questo è tanto rosso ma invece non è così piccante. Ha un profumo da paprika dolce e fa bel colore. Sesamo tostato e macinato e mescoliamo bene. Non ho fatto la ricetta di questo, quindi cercate di mettere un po' all'inizio e poi mescolate, assaggiate. Se manca sale aggiungete sale, se manca l'olio aggiungete un po' di olio. Sul piatto grande mettiamo qualche foglie di insalata che già sono state lavate e asciugate. Tiriamo fuori il chashu e mettiamo sulla tagliere. La tagliamo la carne stendendo il coltello, così guadagniamo la larghezza. Questa è una ricetta dove si sente la piacevole consistenza della carne e non è morbidissima, quindi la tagliamo abbastanza sottile. La impiattiamo come un ventaglio. C'erano 2 blocchi di carne nel sacchetto e ho tagliato solo uno di 2. Mettiamo anche questi cipollotti crudi conditi. Alla fine mettiamo questa salsa che c'è nel sacchetto. Io avevo un altro blocco di carne nel sacchetto e volevo lasciare ancora questa salsa così, però potete anche restringere questa salsa che diventerà ancora più saporita. Mettendo nella padellina antiaderente, cuocete con fuoco basso e mescolate e restringete un po'. Ecco, il nostro chashu è pronto. Chashu è per noi giapponesi molto conosciuto come una guarnizione sul ramen. Alcuni di voi già sapete che sono grandissima amante di ramen e cerco di cucinare il ramen a casa, altrimenti non ho tanta possibilità di poter mangiarlo. Allora ogni tanto preparo bella quantità di chashu e dopo che sono stati tagliati li metto 3 o 4 pezzi nella ogni pellicola e li congelo. Così ogni volta che faccio il ramen basta scongelarli. Chi è amante di ramen come me, andate a vedere playlist del mio canale, troverete la sezione ramen e lì potete trovare il mondo di ramen
la storia di ramen, altre 2 ricette di chashu, come fare altre guarnizioni di ramen come uovo, come bambù e tante ricette di ramen. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando l'icona della campanella riceverete l'avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo douzo yoroshiku onegai itashimasu. Buon nuovo anno e seguite per piacere anche questo anno questo canale di cucina giapponese Gioia in Cucina. Ciao a tutti!